Ciao a tutti e benvenuti nuovamente su Hack Your Farm. Partiamo subito con una domanda. Vi siete mai accorti che la parola sostenibile ultimamente si sente parecchio? La troviamo abbinata a qualsiasi tipo di sistema produttivo, da quello alimentare a quello metallurgico, passando da tutte le produzioni che ci possono venire in mente. Ma per l'agricoltura o nel nostro caso nell'orticoltura, cosa si intende veramente con la parola sostenibilità? Scopriamolo insieme dopo la sigla! Mi è capitato spesso di sentire frasi del tipo io pratico l'agricoltura intensiva, oppure io invece la rotazione delle colture, io pratico la permacoltura, io invece ho l'orto biologico, il mio orto è biodinamico, il mio orto è sinergico, il mio orto è integrato, il mio orto è idroponico. Veniamo praticamente sommersi dalle più disparate nomenclature. Ma è mai possibile che solo il mio orto è faticoso? Tanti nomi per altrettanti modi di interpretare l'arte agricola, ma quali di queste tipologie colturali sono davvero sostenibili? Per scoprirlo dobbiamo prima dare una definizione di sostenibilità in ambito agricolo. Girovagando qua e là nel web in cerca di una definizione autorevole di sostenibilità, mi sono imbattuto in una università statunitense. Infatti, nel sito dell'Agricultural Sustainability Institute dell'Università della California Davis, di cui vi lascio il link in descrizione, l'agricoltura sostenibile viene definita in questo modo. È una modalità di coltivazione che ha come obiettivo di soddisfare le necessità alimentari e tessili della società odierna, senza pregiudicare la possibilità alle generazioni future di far fronte alle proprie. Direi che è una definizione abbastanza chiara e per certi aspetti non lascia dubbi. Pertanto è doveroso evidenziare la necessità di sviluppare dei modelli agricoli più rispettosi dell'ambiente, che prevedano un incremento della produttività, favorendo una crescita economica ma inclusiva anche per i piccoli coltivatori, attraverso la promozione dell'accesso equo alla terra, dell'accesso equo alle tecnologie, ai mercati, permettendo anche l'adozione di sistemi di produzione alimentari sostenibili e, non ultimo, adottando delle pratiche agricole resilienti. Questo approccio è essenziale per affrontare le sfide globali come la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici e la tutela dell'ambiente e l'inarrestabile crescita demografica mondiale. Ok, a parole sembra sempre tutto bello e colorato, ma nei fatti? Quali tecniche colturali sono davvero sostenibili a livello salutare, ambientale, sociale ed economico? Come abbiamo visto, ci sono diverse tecniche di coltura che si possono adottare in agricoltura, a seconda delle esigenze, delle risorse, dei luoghi, ma anche degli obiettivi. Facciamo assieme una carrellata delle principali. La coltura estensiva, la coltura intensiva, la monocoltura, la policoltura, la rotazione delle colture, la coltura integrata, la coltura biologica, la coltura biodinamica, la coltura sinergica, la permacoltura, la coltura idroponica, la coltura aeroponica, la coltura acquaponica, la coltura vermiponica, la coltura plastic ponica con le piantine in pura plastica che non muoiono mai. No, scherzavo, quest'ultima per fortuna non esiste ancora per adesso. Ma partiamo dalla prima. La coltura estensiva è un metodo di produzione agricola che richiede pochi mezzi meccanici e pochi interventi sanitari sulle piante. Sfrutta le risorse naturali e le condizioni climatiche del luogo. Ovviamente, come dice il nome stesso, sarà necessaria una vasta porzione di terreno coltivabile ed una minore destinata al pascolo o semplicemente al maggese, cioè al riposo. L'obiettivo di questo tipo di agricoltura è ottenere il maggior rendimento possibile con il minor numero di persone impiegate, che tradotto in soldoni porta ad una minore spesa economica ma anche a un impatto minore ambientale. La coltura intensiva si contrappone alla coltura estensiva perché consiste nel massimizzare la produzione agricola su una certa area di terreno
impiegando numerosi fattori di produzione quali macchine agricole, irrigazione artificiale, fertilizzanti e anche pesticidi in quantità. Questa agricoltura permette di soddisfare la domanda di cibo di una popolazione in crescita, ma comporta anche degli effetti negativi sull'ambiente, come l'inquinamento ambientale, la deforestazione e la perdita di biodiversità. La monocoltura è una pratica agricola che si diffuse nel periodo del primo colonialismo con le piantagioni di caffè, di zucchero di canna e anche delle spezie, ma si è riproposto ultimamente con le colture di palma da olio. La monocoltura è simile alla coltura intensiva, poiché anch'essa tende a impiegare in modo massivo macchine agricole, fertilizzanti, irrigazione artificiale e di pesticidi. A differenza della coltura intensiva, però, viene coltivato un solo tipo di pianta e solitamente per più anni consecutivi, riducendo la diversità vegetale e compromettendo la stabilità degli ecosistemi dei terreni, inducendo nel contempo la diffusione di malattie e parassiti. La monocoltura spesso porta alla dipendenza delle grandi industrie agroalimentari e alla perdita di posti di lavoro locali. La policoltura consiste nel coltivare più specie vegetali su uno stesso terreno, ottimizzando l'uso delle risorse ma limitando i danni ambientali. Questa tecnica cerca di ricostruire artificialmente una maggiore diversità biologica, ricercando la riduzione del rischio di parassiti e malattie. Anche se la gestione risulta più complicata a causa delle diverse necessità delle piante, continua ad essere una tecnica innovativa ricercata da quegli operatori del settore agroalimentare che ambiscono a ottenere il riconoscimento di produttori agroalimentari sostenibili. La rotazione delle colture è una tecnica agricola che alterna le diverse specie di piante su uno stesso terreno per ottimizzare l'uso delle risorse e limitare i danni ambientali. Questa tecnica è molto efficace perché offre molti vantaggi sia agli agricoltori sia all'ambiente. Infatti tende a ridurre il ricorso a pesticidi e fertilizzanti di sintesi chimica che alla fin dei conti possono nuocere alla salute umana e anche all'ambiente. L'alternanza con le piantagioni di legumi permettono di fissare l'azoto atmosferico nel terreno. Grazie alle colture con radici robuste e profonde mantengono il suolo compatto e resistente alle intemperie. Sul piano economico aumenta le entrate degli agricoltori grazie alla maggiore diversità, varietà di prodotti. La coltura integrata è una tecnica agricola che mira a ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla salute, impiegando in modo razionale e coordinato tutti i fattori di produzione, come le macchine agricole, i fertilizzanti, i pesticidi, l'irrigazione. Questa tecnica agricola valorizza le risorse naturali come la biodiversità, il suolo e anche l'acqua, e usa i mezzi tecnici solo quando indispensabili. La coltura integrata apporta vantaggi economici, ecologici e anche sociali, come una migliore qualità dei prodotti, un minore inquinamento, una maggiore sicurezza degli operatori e una maggiore varietà delle colture. L'agricoltura biologica è una forma di coltivazione che segue i ritmi della natura per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e adotta queste tecniche. Alterna le colture per usare al meglio le risorse del terreno. Rifiuta l'uso di pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze artificiali. Esclude gli organismi geneticamente modificati, gli OGM. Valorizza le risorse locali come il letame per il concime o i mangimi prodotti in azienda. Sceglie specie vegetali e animali resistenti alle malattie e adatte al clima. Alleva il bestiame all'aperto e lo nutre con foraggio biologico, rispetta le esigenze specifiche di ogni specie animale. L'agricoltura biologica promuove il benessere di uomini, animali e piante ed è sottoposta ad una certificazione da organismi autorizzati che verificano il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea.
Tuttavia, non ci sono prove scientifiche che sia più ecologica o più salutare dell'agricoltura convenzionale e non esiste una risposta univoca alla domanda se sia davvero sostenibile, perché dipende da molti fattori come il contesto geografico, il tipo di prodotto, il sistema di distribuzione, il sistema consumistico e tanti altri fattori. L'agricoltura biodinamica è un metodo agricolo che mira a ottenere prodotti dalla terra, lavorando in sintonia con i cicli naturali, sfruttandone anche l'energia. Questo metodo è nato negli anni '20 dall'idea dello scienziato e teosofo austriaco Rudolf Steiner. L'obiettivo principale dell'agricoltura biodinamica è stabilire un equilibrio tra la produzione agricola e l'ecosistema terrestre, mantenere il suolo fertile, migliorare la qualità dei prodotti e salvaguardare la biodiversità animale e vegetale. Questo viene fatto evitando di danneggiare il terreno con sostanze chimiche ottenute da sintesi e producendo ogni prodotto in modo completamente naturale. È importante notare che l'agricoltura biodinamica e l'agricoltura biologica sono due pratiche simili, ma non sono la stessa cosa. La permacultura, un termine introdotto nel 1978 da Bill Mollison e David Holmgren, se non ricordo male, rappresenta un insieme di tecniche agricole che mirano a progettare e gestire paesaggi antropizzati. Questi paesaggi dovrebbero soddisfare le necessità umane come il cibo, le fibre, l'energia, mantenendo però nel contempo la resilienza, la ricchezza e la stabilità degli ecosistemi naturali. Tuttavia, è importante sottolineare che il dibattito sulla validità scientifica della permacultura è in corso da decenni. La permacultura è stata criticata per essere poco definita e non molto scientifica. Comunque sì, la permacultura generalmente è considerata un approccio sostenibile all'agricoltura. Questo perché mira comunque a creare dei sistemi agricoli che siano resilienti, autosufficienti e in armonia con la natura, promuovendo l'uso responsabile delle risorse naturali, minimizzando anche l'impatto ambientale. Tuttavia, come con qualsiasi pratica agricola, l'effettiva sostenibilità può dipendere da vari fattori, tra cui le specifiche tecniche di implementazione e anche quelle di gestione. La coltura sinergica consiste in un metodo innovativo di coltivazione che promuove la convivenza di piante diverse nello stesso posto. Questa tecnica, teorizzata dalla coltivatrice spagnola Emila Hazelip, è strettamente collegata alla permacultura che abbiamo visto poco fa. In un orto sinergico, le piante perenni e quelle stagionali coesistono armoniosamente. Queste vengono coltivate non solo al centro delle strisce di terra, ma anche sulle spondine laterali. La concimazione avviene in modo completamente naturale, grazie alla chimica creata dalle stesse colture, eliminando così la necessità di ricorrere ai concimi e ai fertilizzanti. I resti delle coltivazioni, infatti, vengono fatte decomporre direttamente in campo. L'orto sinergico si basa sulla biodiversità e prevede la convivenza di diverse piante all'interno dei vari blocchi di terra. È fondamentale garantire la presenza sullo stesso bancale di terra di piante appartenenti a famiglie diverse. Questo perché ogni pianta interagisce con il suolo, attraverso le radici, in modo unico, attingendo diverse sostanze nutritive da diversi livelli del suolo grazie ai suoi specifici apparati radicali. In sintesi, la coltura sinergica rappresenta un approccio innovativo alla coltivazione, che avviene senza l'uso di prodotti chimici e si basa sulla convivenza armoniosa delle diverse piante, limitando nel contempo gli interventi dell'uomo. Fino ad ora abbiamo parlato di sistemi colturali in terra, quindi geoponici, mentre ora vediamo quelli in acqua, cioè quelli idroponici, anche se dovremmo definirli sistemi colturali fuori suolo, dato che qui ce ne sono di diversi tipi. Partiamo con l'idroponica. L'idroponica è una tecnica di coltivazione che non richiede l'uso del suolo, ma dell'acqua arricchita con delle sostanze nutritive necessarie per la crescita e la salute delle piante.
Questa tecnica fu riscoperta nel 1930 dal dottor Jerick, un ricercatore dell'Università di Berkeley in California. Dimenticavo, ho detto fu riscoperta perché alcuni studiosi storici ritengono che nei giardini pensili di Babilonia, una delle 7 meraviglie del mondo antico, potrebbero aver utilizzato delle tecniche idroponiche o derivate da esse. Ma anche gli Aztechi pare avessero sviluppato un sistema di giardini galleggianti, conosciuti con il nome di chinampas, che sono molto simili a degli orti galleggianti. Comunque, semplificando, ci sono 2 tipi di coltivazione idroponica. Quelle con substrato, che usa materiali come la perlite, la fibra di cocco, l'argilla espansa e altri materiali per sostenere le piante e distribuire l'acqua con le sostanze nutritive. Quella invece senza substrato, che lascia le radici delle piante immersa in una soluzione nutritiva formata da acqua e sostanze disciolte. L'idroponica viene considerata una pratica ecologica e sostenibile per i seguenti motivi. Prima di tutto, risparmio di acqua. L'idroponica si basa su un sistema chiuso e ricicla l'acqua e la riutilizza la stessa acqua per la stessa pianta. Questo consente un notevole risparmio di acqua rispetto all'agricoltura tradizionale con acqua a perdere. Un altro vantaggio è il controllo ambientale. L'idroponica permette di controllare i fattori come la luce, la temperatura, l'umidità, ottimizzando la crescita delle piante in qualsiasi condizione climatica. Un altro vantaggio è la riduzione dell'uso di risorse naturali. La coltivazione idroponica è un metodo sostenibile che riduce l'uso di risorse naturali. Un altro vantaggio è l'adattabilità. Infatti l'idroponica può essere implementata anche in ambienti urbani, rendendola una soluzione preziosa per la produzione di cibo anche in quei paesi in cui le terre coltivabili scarseggiano. Pensate ad esempio a quei paesi in cui i suoli sono tossici o sono compromessi o le condizioni climatiche non sono idonee. Tuttavia, come qualsiasi tecnologia, ci sono delle sfide da affrontare, come l'energia necessaria per mantenere l'ambiente controllato, il costo iniziale di impostazione del sistema, l'uso di materie plastiche per le camere di crescita e le sostanze disciolte in acqua di derivazione da sintesi chimica. Ma nel complesso l'idroponica è vista come un passo importante verso un futuro agricolo più sostenibile. Un'altra tecnica è l'aeroponica. L'aeroponica è una tecnica di coltivazione innovativa che consente di far crescere le piante e gli ortaggi senza usare il terreno, come nel caso dell'idroponica. Le piante sono sostenute da strutture artificiali e ricevono i nutrienti da un sistema di nebulizzazione di acqua arricchita di fertilizzanti minerali che raggiunge direttamente le radici. Nella coltivazione aeroponica rispetto all'idroponica c'è il miglioramento della crescita delle piante grazie al maggiore apporto di ossigeno. L'ambiente colturale migliora la qualità della salubrità dei prodotti grazie alla minore esposizione ai parassiti, alle malattie e anche agli inquinanti. Ma rispetto all'idroponica, sul piano della gestione del sistema, richiede molta più manutenzione e risorse umane dotate di forti skill tecnologici. Anche le sostanze nutritive disciolte nell'acqua derivano da chimiche di sintesi. Il sistema è fortemente energivoro e come nell'idroponica le camere di crescita sono in materiale plastico. Ad ogni modo l'aeroponica viene considerata come un modello produttivo più sostenibile e responsabile per produzioni di cibo su larga scala. L'acquaponica. L'acquaponica è una tecnica di coltivazione che combina l'acquacoltura, cioè l'allevamento di pesci in vasche, con l'orticoltura, la produzione di piante, ma in questo caso in acqua. In questo modo i rifiuti organici dei pesci, anziché essere eliminati, diventano una fonte di nutrimento per le piante, che assorbono gli elementi essenziali come l'azoto e il fosforo dalle radici immerse nell'acqua. Anche se questo sistema necessita di un approvvigionamento costante di energia per mantenere il sistema in funzione e la gestione richiede comunque delle competenze specifiche per il monitoraggio costante, l'acquaponica viene comunque inserita tra le forme di agricoltura sostenibile
poiché riduce il consumo di acqua e il ricorso di fertilizzanti chimici. E caratteristica non da sottovalutare, permette di ottenere due prodotti con un solo sistema, il pesce e le verdure. Questa cosa mi riporta ad un ricordo lontano, quando nelle risaie del Vercellese venivano introdotte le carpe, in quanto regolavano la presenza di larve e, come del resto, anche la presenza massiccia di rane aiutava a ridurre gli insetti nocivi per il riso. In questo caso 3 prodotti in uno. La vermiponica è una tecnica innovativa ma poco diffusa che combina i vantaggi dell'idroponica con quelli della lombricoltura. Si tratta di coltivare le piante in un sostrato inerte o in canaline bagnate da una soluzione nutritiva ricca di sostanze organiche prodotte dai lombrichi. Questi ultimi, infatti, sono in grado di trasformare gli scarti organici in fertilizzanti naturali, chiamati vermicompost o humus di lombrico. La vermiponica presenta diversi benefici rispetto all'idroponica tradizionale. Tra questi troviamo il riciclo degli scarti organici. Infatti, in un sistema idroponico tradizionale generalmente si usano dei nutrienti che provengono da fertilizzanti minerali sintetici, che devono essere comunque aggiunti periodicamente all'acqua di irrigazione. Questo comporta un costo economico e ambientale, oltre al rischio di inquinamento delle acque, se il sistema è di tipo a ciclo aperto, anche se molto raro. Nella vermiponica, invece, i nutrienti sono forniti dai lombrichi, che sfruttano gli scarti organici che produciamo noi, come gli scarti della cucina, gli scarti dell'orto, il letame, le foglie e altri materiali compostabili. In questo modo si riduce la quantità di rifiuti da smaltire e si ottiene un fertilizzante naturale e soprattutto di qualità. Un altro vantaggio in più rispetto all'idroponica tradizionale, abbiamo delle piante più robuste. Le piante coltivate in un sistema vermiponico possono essere più forti e più sane rispetto a quelle coltivate in un sistema idroponico tradizionale. Questo perché le piante in un sistema vermiponico ricevono una soluzione nutritiva più equilibrata e completa, che contiene non solo i macro e i micro elementi essenziali per la crescita, ma anche sostanze organiche come gli enzimi, gli ormoni e i microbi benefici. Questi ultimi, in particolare, aiutano le piante a difendersi dalle malattie e dai parassiti, aumentando la loro resistenza e produttività. Tuttavia, è importante notare che anche la vermiponica ha i suoi limiti e le sue sfide. Ad esempio, la gestione dei lombrichi richiede competenze specifiche e un monitoraggio costante per garantire le condizioni ottimali di temperatura, di umidità, di pH e anche di ossigeno. Inoltre, la vermiponica è ancora poco diffusa e anche poco sperimentata. Richiede ulteriori studi e ricerche per valutare la sua efficacia e anche la sua convenienza. Tra tutte le tecniche colturali descritte fino ad ora, la vermiponica però è quella che mi incuriosisce e sicuramente mi porterà ad approfondire ulteriormente questo argomento. Bene, queste sono le tecniche colturali che conosco io, ma se voi ne conoscete delle altre o le avete adottate, scrivetemelo nei commenti. Scrivetemi anche, secondo voi, qual è quella che considerate più sostenibile. Quindi, da quanto detto finora, parrebbe che di tecniche colturali ce ne siano per tutti i gusti. Non ci resta che trovare quella più adatta a noi e promuovere la sostenibilità anche nel nostro orto. Se il video ti è piaciuto, metti un like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Ciao!